Oggi ho fatto il mio ultimo tampone. L'ultimo dopo aver fatto un tampone ogni 48 ore a partire dal 31 agosto. Un tampone ogni 48 ore tra mille difficoltà. Difficoltà nel far conciliare gli appuntamenti lavorativi, le riunioni pomeridiane, la normalità, il cane, la famiglia, gli ortaggi, con l'appuntamento per fare il tampone ogni 48 ore il pomeriggio. Mille difficoltà tra strutture praticamente assenti il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, quindi ricerche continue per trovare laboratori o farmacie disponibili a essere sempre operativi per agevolare coloro che avevano necessità di farsi un tampone in attesa della certificazione verde da vaccino, oppure perché non intenzionati a vaccinarsi. Fortunatamente sono riuscito a trovare una farmacia a Viareggio, farmacia Calandra, che ha inteso il tampone come supporto alla popolazione e che quindi si è sempre resa disponibile 7 giorni su 7, mattina e pomeriggio, anche senza prenotazione, a fornire la possibilità di ottenere la certificazione verde a tutti coloro che ne avessero avuto la necessità, a partire ovviamente dai lavoratori. Uno staff molto disponibile e molto mite nel sottoporre le persone a tampone, molto delicato, molto professionale, disposto anche a fare degli abbonamenti a 10 euro a tampone anziché i 15, che come si sa sono i prezzi calmierati. All'inizio della mia esperienza dei tamponi, e premetto che fino al 31 agosto non avevo avuto fortunatamente la necessità di dovermi sottoporre a tampone, in quanto, come dimostrato dalla mia analisi genetica, io sono non suscettibile al virus e qualora lo dovessi contrarre non sono suscettibile a sviluppare la malattia in forma grave o gravissima. Mille difficoltà a trovare chi facesse dei tamponi il pomeriggio tutti i giorni in maniera delicata, quindi nel mio caso anche solo alla faringe, per consentire alle persone di lavorare. Se non avessi trovato, grazie al consiglio di una collega, questa farmacia a Viareggio, quindi a 20 km da Pisa, probabilmente avrei avuto difficoltà nel recarmi a lavorare il lunedì, perché per recarsi a lavorare il lunedì bisogna fare il tampone o la domenica pomeriggio o il sabato pomeriggio. Intendo ovviamente lunedì mattina, quindi orario da insegnante. Tutte queste cose le dico per chi dovesse organizzarsi a partire dal 15 ottobre, quando, come sappiamo, l'obbligo di certificazione verde sarà esteso praticamente a tutte le categorie lavorative. Chi dovrà organizzarsi in turni e quindi non apparterrà al mondo della scuola e quindi sarà necessario che lavori per esempio di notte, o se no una settimana la mattina, una settimana il pomeriggio, una settimana la notte e così via, può darsi che trovi serie difficoltà nell'organizzarsi, quindi nel sottoporsi a tampone, perché non tutti sono disponibili a ricevere alla cieca le persone che hanno necessità di sottoporsi a tampone per lavorare. Molti
laboratori e molte farmacie sono intasate perché prendono solo appuntamenti online, quasi nessuno fa i tamponi il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio. Quasi nessuno fa ovviamente i tamponi nemmeno la domenica mattina. Chi dovesse organizzarsi quindi è necessario che parta ora, oggi, perché può darsi che si trovi in difficoltà, perché se da una parte si è imposta una cosa, purtroppo dall'altra parte non si è provveduto a organizzare delle strutture che rendessero agevole il sottoporsi al tampone, quindi il poter lavorare. Parlo ovviamente per i non vaccinati. Devo purtroppo dire che, escludendo i pochi professionisti ai quali mi sono rivolto per fare gli ultimi tamponi, ho potuto constatare una certa, potremmo definirla imperizia nel sottoporre le persone a tampone. Non vorrei dire aggressività, preferisco dire imperizia. Quindi, come ho detto in precedenti contributi, io personalmente sono risultato vittima di tale imperizia, soprattutto là dove sono andati a entrarmi nel naso. Oltre a accusare dolore, un forte dolore, ho accusato anche una sorta di effetti avversi al tampone nel naso. Anche di questo, nemmeno di questo si è tenuto conto, perché comunque la si veda, la pratica del tampone è una pratica innaturale, perché si va a entrare in un orifizio come il naso che solitamente non è abituato all'ingresso di altre cose, al contrario per esempio della bocca. I tamponi salivari, tanto citati in televisione, sono a oggi ancora irreperibili, o se fossero irreperibili non vengono utilizzati, e qui c'è tutta una diatriba. Come c'è tutta una diatriba tra le farmacie che fanno solo il tampone al naso, il tampone sia al naso che alla bocca, e quelle che fanno il tampone anche solo alla bocca, quindi alla faringe. Non escluderei che una lunga sottoposizione a tampone possa alla lunga causare qualcosa, perché un conto è farne uno ogni 48 ore per un mese, ma prolungare la cosa per mesi, mesi e mesi, oltre a non essere piacevole, oltre a essere costoso, oltre a richiedere un notevole sforzo organizzativo, oltre a mangiare tempo e soldi, potrebbe anche comportare, secondo me, qualcosa di non piacevole. Fortunatamente io sono già rientrato nelle spese che ho sostenuto grazie a YouTube, grazie ai contributi che tramite PayPal alcuni mi hanno versato. Non sono rientrato né mai rientrerò nelle spese di tempo, tra virgolette, quindi il tempo che ho perduto e non mi sarà restituito. Come sapete, l'11 settembre mi sono sottoposto alla prima dose di vaccino Pfizer, soprattutto per disperazione, perché prevedevo già allora di non poter sostenere uno sforzo così enorme, cioè un tampone ogni 48 ore, e non solo il tampone stesso, ma tutto lo sforzo organizzativo che c'è dietro a un tampone, quindi liberarsi, prevedere di fare il tampone al di là degli orari lavorativi,
e delle riunioni pomeridiane che, per chi non lo sa, sono sempre più frequenti nel mondo della scuola, e tutto ciò che ruota attorno alla vita e quindi agli impegni privati, professionali e affettivi, eccetera. So che ci sono state alcune critiche per questa mia scelta, ma voglio ribadire che ci sono persone al mondo che non solo sono costrette a lavorare, ma vogliono lavorare perché considerano la propria professione un piacere, un qualcosa che deve essere fatto, e per questo, per nessun motivo, vogliono rinunciare a svolgerla. Dall'altra parte c'è tutta una categoria di persone che non devono lavorare per vari motivi e che quindi possono evitare di dover ottenere una certificazione oppure di doversi vaccinare. Sono sostanzialmente una categoria di persone fortunate, perché chi non deve lavorare vuol dire inevitabilmente che ha ingressi di soldi derivanti da altro, da affitti, da eredità, eccetera. E vuol dire anche che non deve sostenere spese importanti come affitti, tasse, assicurazioni e molto altro. Quindi queste persone che hanno criticato la mia scelta, a mio avviso inevitabile per quanto ho appena detto, io posso comprenderli, perché se non avessi voluto lavorare o dovuto lavorare, o se no voluto e dovuto lavorare, probabilmente anch'io, per i motivi che ho già detto, avrei evitato di sottopormi a un farmaco, visto che da moltissimi anni non uso farmaci convenzionali. Da domenica prossima dovrebbe essere operativa la certificazione verde derivante dalla prima dose del vaccino, che sarà operativa fino all'appuntamento per la seconda dose. Come ho già detto, mi sono preparato a fronteggiare il primo appuntamento e mi preparerò a fronteggiare anche il secondo. La mia vita, nonostante ciò che si dice in giro sui vaccini, non ha subito il minimo cambiamento. Anche perché, secondo me, chi è non suscettibile al virus può non essere suscettibile nemmeno al farmaco che si usa per immunizzare la popolazione. A niente sono serviti 3 appuntamenti con 3 medici diversi per far valere il mio diritto, contemplato anche dal regolamento europeo in materia di Green Pass, di vaccinazione verde, esattamente al punto 7, il mio diritto a non dovermi sottoporre a un trattamento farmaceutico, né a non dovermi sottoporre a misure di protezione, sempre come contemplato dal regolamento europeo. I medici mi hanno detto che fino a ieri, fino all'ultimo appuntamento, che attualmente si tratta di richieste che non saranno accettate da nessuno. Ovviamente non abbandonerò questa lotta, e anche quando sarò
pienamente vaccinato, quindi anche con doppia dose, cercherò di fare in modo che mi sia riconosciuto questo mio diritto che mi ha donato la natura e che è contemplato, come dicevo prima, dalla legge Principe, che si è poi manifestata in Italia in modo abbastanza peculiare rispetto a altri paesi. Chi dal 15 ottobre dovrà lavorare potrà fare il vaccino e magicamente dal 15 ottobre lo stesso vaccino che per me e che per molte altre milioni di persone è risultato operativo a partire dal 15° giorno della prima somministrazione, lo stesso vaccino risulterà operativo da subito, quindi sarà immediatamente rilasciata la certificazione verde subito dopo la dose. Un mistero. Come si è visto, ho voluto portare tutti a percorrere questa strada e purtroppo allo stato non ci sono alternative. Anche io, che ho la fortuna su di me di poter affrontare, grazie a ciò che dona la natura, molte cose, e che, come pubblicato su numerosi libri preesistenti all'attuale problematica, avrei saputo chiaramente gestire eventuali aggressioni utilizzando esclusivamente delle cose naturali. Anche io ho dovuto recarmi a vaccinarmi perché non potevo fare altrimenti. Quindi la direzione che si è intrapresa è questa. A oggi, oltre all'alternativa del tampone, non vedo altre alternative. Purtroppo è così e speriamo che qualcuno prima o poi possa dire che è utile sottoporre a trattamento farmaceutico solo alcune persone che, dati alla mano, ne hanno veramente bisogno. Può non essere utile sottoporre allo stesso trattamento chi, come me, dati alla mano, è non suscettibile al virus, chi, come me, ha dimostrato di non essere stato mai attaccato, documenti alla mano, perché non ha dovuto mai assentarsi dal lavoro per motivi di malattia, non solo negli ultimi 2 anni, ma negli ultimi 16 anni. Quindi spero che prima o poi mi sia riconosciuta questa caratteristica genetica. Spero che la luce regni sempre. Spero che tutti coloro, e sono diversi milioni, che a partire dal 15 ottobre dovranno organizzarsi con tampone o con vaccino, sappiano farlo nel miglior modo possibile e nel modo più sereno possibile. Viva la luce e viva la libertà sempre. Arrivederci.